Filippo, noi lo sai che quando ci sono giornate così abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di sentirti. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Ciao. Filippo. Allora, Ciao, Edo, ciao. No. senti, ieri la partita è stata quello che è stata. Adesso, prima di arrivare lì, noi stavamo commentando, Filippo, lo stile Milan, no? Il fatto, io non so se ieri hai avuto modo di vedere lo scambio di battute che c'è stato tra due pezzi di storia del Milan come Boban e Capello, eccetera, e la risposta di Zlatan Ibrahimovic. Non so se tu che ne pensi di quello che è Ma successo. a me spiace perché insomma dobbiamo mettere, credo si debba mettere l'oggetto nelle discussioni e non il soggetto, e invece adesso si fa sempre mi sembra che si discuta sempre sul personale, non so come dire, e invece si dovrebbe parlare dell'oggetto, un oggetto prezioso come il Milan, e mi associo alle parole di Luca Serafini che dice che ieri sera da salvare ci sono solo i colori, il rosso e il nero, e questa è stata una partita davvero che forse non ci aspettavamo, nel senso che è chiaro che la partita col Venezia non potevamo pensare che avesse risolto tutto, però neanche di ritornare in un incubo, insomma, come quello di ieri sera, perché purtroppo tra l'altro iniziando bene, perché facendo 15 minuti giocati veramente bene, che avevano portato anche il gol, insomma ti metti nelle condizioni migliori per affrontare una partita così, invece è come se avessimo spento l'interruttore. Sì, Milan che è partito bene, però onestamente il primo tempo poteva anche finire 8-1 perché Salah ha preso No, due traverse abbiamo giocato un quarto d'ora, Edo, abbiamo giocato 15 ma minuti. perché cioè, ci siamo sciolti al sole, Filippo? Perché? Cioè, cos'è successo? Ma non lo so, io faccio fatica, chiaramente si cerca sempre di dare delle spiegazioni legate al fatto che loro corrono di più, che possono tendenze, ma insomma io non credo che ci sia questa differenza tra sport. No, l'abbiamo un po' perso. Filippo, scusa, ti avevamo un po' perso. Non credo che sia tutta questa differenza a livello di intensità dal punto di vista fisico-atletico. È chiaro che lì è subentrato un aspetto mentale, un aspetto emotivo, forse il fatto di essere andato in vantaggio, non so, la squadra sia un attimino rilassata, però ha dato in mano praticamente le chiavi della partita al Liverpool. Mi sentite? Sì, ti stiamo seguendo. Liverpool che tra l'altro insomma qualità già altissima, chiave in mano, giustamente il Liverpool poi ha fatto la partita, ci ha preso un po' a schiaffi, dai, purtroppo questo, no? Perché poi davvero, come dicevi tu, pali, traverse, ma una sensazione che Megnan che ha fatto anche delle parate. Megnan che credo che abbia commesso degli errori, almeno uno su uno dei gol presi da calcio d'angolo, certamente ha commesso un errore sull'uscita, poi è vero ci ha salvato in un paio di occasioni, però ecco, la squadra ha dimostrato ancora una volta fragilità. Sì, ma nonostante avessimo Loftus-Cheek e Fofana davanti alla difesa, quindi questo davvero diventa un dilemma quasi irrisolvibile, non so come dire. Ma infatti lo deve risolvere Fonseca, perché qui adesso abbiamo il derby, non possiamo pensare di presentarci facendo una prestazione così anche nel derby. Questo non c'è dubbio, perché poi il derby è sempre il derby. Realisticamente che cosa si può cambiare da qui al derby? Posto che bisognerà verificare la presenza di Megnan, Sì, io partirei innanzitutto io ho visto un giocatore ieri che mi sembra che avesse lo spirito giusto, al di là di Morata che prima tempo, sì, Abraham che è entrato, quindi è vero. partirei da questi giocatori, da quelli che davvero insomma volenti o nolenti hanno questa voglia, questa rabbia, questa intensità non solo atletica ma mentale. Io no, dai, aggrappiamoci anche la cavola, nel senso che abbiamo perso quanti gli ultimi 5 derby, caspita, Per la legge dei grandi numeri, dici. Come dici, sarà un momento in cui si invertirà questa tendenza, quindi spero davvero che la domenica insomma non ci sono tanti aspetti tecnici su cui potersi al momento aggrappare, però io credo che insomma la squadra dovrebbe riproporre quei 15 minuti iniziali per 90. Per 90. E siccome lo hanno fatto per 15 c'è la speranza che si riesca a dare continuità.
Filippo, l'ultima perché poi ti lasciamo, giustamente sei purtroppo il treno. in viaggio eccetera. Oggi cosa ti sentiresti dire al tifoso del Milan ferito da questo inizio di Guarda, stagione? mi sono arrivati tanti messaggi di gente che ha fatto chilometri, che ha fatto la notte, che ha perso mezza giornata di lavoro per venire. Cosa vuoi dire? Niente, oggi salviamo i colori, stiamo aggrappati ai nostri colori e guardiamo avanti con fiducia. Spero che il derby riesca a dare quelle motivazioni in più che sembrano mancare, insomma. Sicuramente può essere già decisivo secondo te il derby per il futuro È decisivo, non lo so, sai, qui si fa in fretta. Abbiamo visto la Roma ha esonerato De Rossi io stamattina. non so, io credo che insomma la società si detta ferma su Fonseca, per cui non voglio assolutamente porre nessun quesito in questo senso. C'è chi lavora per il Milan, che lo ha ribadito, forse non nel modo migliore, però insomma dobbiamo essere fiduciosi, non possiamo fare altro, insomma. Filippo, l'ultimissimissimo un pensiero a Totò Schillaci che Schillaci, stavo proprio non scrivendo ma pubblicando sul mio blog un piccolo articolo a ricordo di questa figura che è stata mondiale, della nazionale, è stato. Ma tu hai un episodio, un ricordo legato a... No, io con lui ho giocato contro, non ho nessun episodio, però io ricordo questi occhi vivaci, e il fatto che si siano spenti è davvero un dolore un po' per tutti, non solo il modo nel calcio ovviamente. Assolutamente, ci stringiamo al dolore della famiglia, di tutti i tifosi italiani, insomma, che hanno fatto il tifo per Totò. Filippo, ti vogliamo bene. Grazie, anch'io a voi. Ciao, forza ciao. Milan, Filippo, ciao, grazie. buon viaggio, ciao. Ragazzi, da questo momento i protagonisti siete voi, siamo qua per le vostre telefonate.